È una delle scene più comuni tra chi si avvicina al running. Un nostro amico ce ne parla e ci invita a correre con lui. O magari vogliamo iniziare a correre e non sapendo come fare ci affidiamo al running club più vicino a noi. Ed è fatta, iniziamo ad allenarci con il gruppo. Beh, ti chiederai, che male c'è in tutto questo? Assolutamente nulla, o forse tutto. E allora in questo video voglio spiegarti i vantaggi e gli svantaggi dell'allenarsi in gruppo. Innanzitutto ci tengo a dirti che adoro e amo la dimensione sociale della corsa. Poter condividere il piacere, la fatica e le sensazioni di una corsa con altre persone, che sia in un allenamento o in una gara, è per me un motivo in più per amare questa fantastica pratica. Tuttavia ci sono alcune situazioni dove condividere una corsa con un gruppo non sempre va a nostro vantaggio. Vediamo dunque 3 fondamentali regole che bisognerebbe seguire se ci si allena in gruppo. Prima regola: si corre insieme per allenarsi al meglio, non per stremarsi. E questo molto spesso non avviene, anzi succede proprio il contrario. In molti gruppi che vedo correre di solito ci sono il più forte che tira il gruppo, qualcuno che prova a stargli dietro e qualcuno che ci sta più o meno letteralmente lasciando le penne, ansimando e in coda al gruppo. Ecco, se quest'ultimo sei tu, sappi che non ti stai affatto allenando, anzi ti stai stressando inutilmente. In realtà in questi contesti davvero in pochi si stanno allenando al meglio. Ricordati, non devi dimostrare niente a nessuno. Se gli altri vanno troppo forte, lasciali andare e tu continua ad allenarti al tuo ritmo, quello utile e finalizzato allo scopo di quell'allenamento. Se ti chiedono di correre insieme e condividere una bella corsa, chiarisci fin dall'inizio che dovranno stare ai tuoi tempi. Correre in compagnia è un piacere solo se tutti ne possono godere, altrimenti diventa solo frustrazione per qualcuno e dimostrazione di un inutile macismo per altri. Seconda regola: non fare tutti i tuoi allenamenti in gruppo. Premesso il punto 1, correre in compagnia può essere davvero piacevole, stimolante e molto utile. Quando siamo con altri tendiamo a dare di più, a sentire meno la fatica e il tempo sembra passare molto più velocemente. Ma, e c'è un ma, se ti sei avvicinato alla corsa da poco, se stai ancora lavorando sulla tua corsa e se non ne padroneggi ancora tutti gli elementi, ti invito a svolgere la maggior parte dei tuoi allenamenti da solo. Per allenare al meglio la propria corsa bisogna costruire le basi. Dovrai lavorare sulla tecnica, sulla respirazione corretta, sul costruire il tuo motore aerobico e sull'imparare ad ascoltarti e correre a sensazione, tra le tante altre cose. E vedrai, questo non farà bene solamente alla tua corsa, ma anche al tuo corpo e alla tua mente. Non preoccuparti però, potrai continuare, se lo vorrai, a fare le tue uscite in gruppo. Nei primi mesi cerca di limitarle ad 1 o 2 a settimana. Terza regola d'oro: non subire il gruppo. Cosa voglio dire? Semplice, non lasciarti condizionare dagli altri, non subire il gruppo, ma cerca di trarne solo gli aspetti migliori. La compagnia, la simpatia, l'uscire insieme dopo l'allenamento, il pianificare gare e obiettivi comuni. Questo è quello che un gruppo di corsa dovrebbe essere. Trasformare ogni allenamento in una gara. Farti pesare il fatto che tu non abbia determinati tempi o performance. Darti consigli sull'allenamento senza alcuna base o fondamento. Spingerti a fare gare oltre la tua portata. Questo è invece ciò che non dovrebbe mai accadere. Ne ho incontrati troppi di runner che vivono nella paura del giudizio del gruppo. Persone in gamba che avevano capito come si sarebbero dovute allenare, che cosa era meglio per loro, ma che non potevano applicarlo in gruppo per paura di essere in qualche modo giudicati. Lascia che ti dica una cosa: se il gruppo con cui ti alleni non vuole il meglio per te, allora non è il gruppo con cui ti dovresti allenare. Lasciali lì a contare i loro infortuni, a parlare dei loro effimeri personal best. E tu inizi a correre davvero e a godertela.
E allora non mi resta che augurarti buone corse, ovviamente in compagnia delle persone giuste, e mi raccomando, goditele. Se non l'hai ancora fatto e se vuoi ricevere ogni settimana dei video straordinari, iscriviti al nostro canale YouTube. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace, condividilo con tutti i tuoi amici corridori e mi raccomando, lasciami scritto nei commenti che cosa ne pensi.